Ciao a tutti, oggi parliamo dell'avvelenamento da glicolo etilenico nel cane e nel gatto. Il glicolo etilenico è una sostanza che troviamo nell'antigelo che mettiamo nei radiatori delle nostre macchine. È fondamentalmente una sostanza che ha un sapore dolciastro e quindi attira molto i nostri cani e i nostri gatti. È molto importante che quando mettiamo l'antigelo nelle nostre macchine, i nostri animali non siano lì presenti e che non ci cada qualche goccia e non la andiamo a eliminare. Inoltre è importantissimo che quando voi mettete l'antigelo, una volta finito di metterlo, lo posizionate in un posto dove potete chiuderlo a chiave, in modo tale che i vostri gatti, i vostri cani non possano andare a contatto con questa sostanza. Che cosa provoca il glicolo etilenico? Diciamo che l'intossicazione da liquido da ingestione di antigelo e quindi di glicolo etilenico generalmente provoca nel cane e nel gatto un'insufficienza renale acuta, tendenzialmente fatale, soprattutto se non si interviene in tempo con un antidoto che è il fumepizolo. Quindi è molto importante accorgersi subito e portare immediatamente il vostro cane e il vostro gatto dal medico veterinario, perché è una delle poche urgenze fondamentalmente da correre immediatamente per somministrare sia eventualmente etanolo, sia eventualmente il fomepizolo, che è un farmaco molto costoso, non sempre a disposizione di tutti, che però è l'antidoto per il glicolo etilenico. La prima fase, diciamo, di ingestione è quella che di solito dà un'intossicazione simile a alcol, quindi possiamo vedere questo animale avere un'incoordinazione, barcollamenti, vomitare. Dopodiché interviene tachicardia, tachipnea, edema polmonare, può esserci ovviamente poi nella fase successiva di qualche ora abbiamo invece un cane e un gatto che continuano ovviamente a vomitare, a essere disidratati e avere i segni chiaramente di insufficienza renale acuta. Tramite ovviamente la visita clinica avremo questo gatto e questo cane molto abbattuti, che continuano a vomitare, disidratati, e all'esame del sangue avremo le caratteristiche di un'insufficienza renale acuta. A volte all'esame delle urine troviamo i cristalli di ossalato di calcio, che chiaramente ci possono aiutare nella diagnosi differenziale con l'ingestione da glicolo etilenico. Di solito ci aiuta tantissimo l'anamnesi, soprattutto se c'è un forte sospetto che noi l'abbiamo utilizzato come antigelo, oppure se qualcuno potrebbe aver avvelenato appositamente i nostri animali. Quindi fondamentalmente in questo video voglio focalizzarmi soprattutto su un punto. L'antigelo è molto pericoloso per i nostri animali, quindi mi raccomando, quando lo utilizzate i vostri animali non devono essere presenti e quando avete finito dovete chiuderlo bene a chiave. E poi state attenti, perché può essere utilizzato come avvelenamento, cioè come causa di avvelenamento causato appositamente dall'uomo. Quindi mi raccomando, cercate sempre di tenere i vostri animali eh, più, più controllati possibili, non liberi, perché ovviamente possono essere avvelenati da persone chiaramente molto cattive, molto perfide, che andrebbero punite severamente dalla legge italiana. Un saluto a tutti e alla prossima.